Parliamo italiano? Ma sì, parliamo italiano! Non ne posso più di guidare in questo traffico! Ne ho parlato con mia sorella e mi ha consigliato di cambiare orario. Stamattina sono uscita prima, ma non è valsa la pena perché non ha funzionato. Ho pensato che potrei usare la bicicletta elettrica. Ma vivo in Canada! Non so se ne avrò il coraggio. Vi ho raccontato un mio pensiero per farvi notare quante volte posso usare o scegliere di usare, meglio essere precisi, il ne nel mio parlare. Quando si studia una lingua straniera, diciamolo pure, non si finisce mai di imparare. Ma oggi sono pronta a chiarire ogni dubbio sul significato e l'uso corretto di ne senza accento e del suo amico ne con accento acuto. Per chi di voi ci tiene a questi particolari? Prima di tutto, ne lo possiamo definire un pronome. Quando sostituisce un nome, un sostantivo, una cosa, una persona. Per questo lo chiamiamo pronome, lo dice la parola stessa. Nel caso specifico, quando sostituisce la preposizione di o da più il sostantivo. Ma vi faccio degli esempi, altrimenti adesso cambiate canale. In una conversazione tipo quella che andremo a fare, vi mostrerò come l'uso del ne è spontaneo. Conosci la cugina di mio marito? Sì, l'ho conosciuta al tuo compleanno, non ti ricordi? Che ne pensi? Ne penso male. What? Ne penso male, fuma troppo, è fastidiosa. Ora, ci sono altre possibilità. Posso sostituire il mio ne con di lei, riferito di lei, la cugina di mio marito. Quindi potrei chiedere: cosa pensi di lei? E qualcun altro potrebbe rispondere: penso male di lei, sempre riferito alla cugina di mio marito. Tutto chiaro? Vi faccio un altro esempio. Durante le vacanze ho letto questo libro, ma non ne ho capito il senso. Probabilmente lo devo rileggere. Anche in questo caso posso sostituire il mio ne con non ho capito il senso del libro. Quindi lo posso sostituire con del libro. La regola grammaticale che tu devi tenere a mente è che il tuo ne sostituisce un oggetto, in questo caso un oggetto, il libro, ma nel caso precedente sostituiva una persona, la cugina. Ma andiamo avanti. Qualche volta mi capita di dire a mio marito quando rientra dal lavoro: oggi ho avuto un problema, ma te ne parlo dopo cena. Ed ecco qui un'altra volta l'uso del ne, che per me è spontaneo, che sostituisce una parola di fatto astratta, il problema. Potrei anche dire: oggi ho avuto un problema, ma ti parlo del problema dopo cena. Ed ancora, alcuni esempi con da e il suo sostantivo. Se vedo qualcuno dolorante, come in questo caso, potrei chiedere: sei già andato dal dentista? Sì, ne sono appena uscito. Quindi ne sono appena uscito, come se dicessi sono appena uscito dal dentista. Ed ancora, posso chiedere alle mie amiche che studiano sempre in biblioteca: quando uscite dalla biblioteca? Ne usciamo quando chiude. Dobbiamo finire la nostra ricerca. E di nuovo, ne usciamo quando chiude. Usciamo quando chiude dalla biblioteca. Usciamo dalla biblioteca. Ed ora vediamo il ne quando ha una funzione partitiva. O meglio dire, quando puoi usarlo per indicare una parte di qualcosa, una quantità, quando può sostituire un po' di... E facciamo degli esempi. Vuoi assaggiare un po' di torta? Sì, dammene una fetta. Piccola, per favore. Vuoi del prosecco? Insieme alla torta? Sì, ne voglio un bicchiere. Ci sta bene con la torta.
Qualche volta ho detto a mio marito: se passi dal fioraio e vedi delle belle rose, compramene un mazzo. Invece dico sempre a mia sorella: hai comprato 10 cioccolatini e te ne sei mangiata 7. Perché sei così golosa? In questo caso, e nel caso precedente, e nei casi precedenti, ho sempre usato il ne per indicare una quantità, una parte, un po' di qualcosa, un po' di fiori, un po' di cioccolatini, un po' di torta e un po' di prosecco. Ma a questo punto qualcuno di voi avrà notato che nei miei ultimi esempi 2 risposte in modo particolare erano diverse. Ho usato dammene una fetta e ho usato compramene un mazzo. Come si vede, il ne si è attaccato al verbo in modo naturale. Segue il suono della parola. Per questo alcune grammatiche lo definiscono atono, ma lasciamo stare questo particolare. Quello che è importante che voi sappiate che può succedere anche questo. Il ne si attacca, si unisce al verbo come particella pronominale e avere questo suono. Dammene, compramene. E un altro esempio per voi. Quante caramelle vuoi? Prendine 5 per me. Oppure posso dire: ne prendi 5 per me? Grazie. Ed ancora, se non voglio usare il ne, posso sempre dire: prendo 5 caramelle per me. Sono sufficienti. Tutto chiaro? E adesso tocca ai verbi. Abbiamo, disgraziatamente, verbi in italiano in cui il ne cambia il loro significato. Scusate. Ora, questi sono verbi che qualcuno chiama verbi pronominali, ma noi poi abbiamo anche i nostri verbi nella forma riflessiva. A mio parere non è importante riconoscerli in questo modo, è molto più importante riconoscere il fatto che quando hanno l'aggiunta di questa piccola parolina pronome ne, il loro significato è diverso, quindi bisogna solo impararli. Spero di avervi convinto. Ne ho scelti 3 per aiutarvi e farvi capire quello che voglio dire. Il primo è il verbo volere, che abbiamo nella versione volere, che in inglese è to want, e volerne, che in inglese di fatto non so come poterlo tradurre. Quando scelgo di usare volerne, voglio dimostrare il mio disappunto. Sono arrabbiata in un certo senso, ma con eleganza direi. E vi faccio un esempio. Potrei dire in un caso del genere: non volermene, ma io non esco con te con quelle ciabatte di plastica. Cambiati per favore. Sono stata abbastanza chiara? Un altro verbo che a mio parere può fare la differenza è il verbo rimanere, in inglese to stay, e in italiano abbiamo anche la versione rimanerne. Anche in questo caso, quando decido di usare la versione rimanerne, il significato cambia in una maniera sottile, che non riguarda solo il significato del verbo, ma anche il modo in cui l'azione o lo stato d'animo viene percepito. Direi un significato più emozionale. Ad esempio, condivido con voi un mio pensiero. Quando ho visto My Brilliant Friend, ne sono rimasta sorpresa. Ora, l'attenzione della mia frase è sulla mia reazione, è sull'impatto emotivo che questo film, ha avuto su di me. E per ultimo il verbo sapere o saperne, quindi sapere to know con il significato di base, oppure posso usare saperne quando parlo di un argomento specifico. Come dite voi in inglese, un topic? Ad esempio posso dire: non ne so nulla di cucina,
Vabbè, non è proprio vero, però ho usato il verbo sapere in un senso diverso di quando invece chiedo: per caso sai dove sono le mie chiavi? Tu lo sai. Spero di essere stata chiara. Ed ora tocca al nostro amico ne con accento, che è molto semplice. Ne è un avverbio di negazione, che aggiunge una negazione ad un'altra negazione e ci dà la possibilità di non dover ripetere e non e neanche. Vi faccio degli esempi. Oggi non ho fatto né la colazione e né il pranzo, quindi adesso sono affamatissima. Oppure, vuoi una bevanda calda? No, non voglio né tè né caffè, voglio solo un bicchiere d'acqua, grazie. Ed ancora, quest'anno sei stato in vacanza? No, non ho avuto né soldi e né tempo per viaggiare. Oh, mi dispiace. Proprio brutto non andare in vacanza. Ed ancora, nella valigia non ho messo né calzini, né la giacca per la pioggia, né il mio cappello, né gli occhiali da sole. Come faccio adesso? Tutto chiaro? E adesso tocca a voi. Penso che questo video sia buono, un buon video. Ne vado fiera. E voi che ne pensate? E se siete arrivati fin qui, grazie, 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 grazie per tutti i like che troverò. Thank you for watching my gorgeous community e ci vediamo presto. Bye!